4 agosto su posta del direttore. Andiamo a vedere che cosa vi consiglio, o meglio, che cosa io guarderò attentamente per avere un'idea chiara di cosa sta succedendo. Guarderò attentamente il grafico numero 7 sul layout ciclo, che è Live RQ, ma che ognuno di voi può andarsi a costruire e aprire tranquillamente con il proprio layout di analisi, sul 12 ore con un semplice auto-analyzer e un media cicliche emiciclo impostate sul nominale. Perché guarderò questo? Perché qui ho tutta la situazione da controllare, che mi darà le motivazioni per le quali scenderemo o saliremo nei prossimi giorni. Mi vado a spiegare molto rapidamente. Potete vedere che le medie cicliche suggeriscono entro i prossimi 3 giorni un arrivo al, al cross preciso sul picco del 21 luglio che lancia un nuovo T più 3 inverso. Che cosa significa? Che se noi dobbiamo lanciarlo, allora saremo sotto la sua coda e questa ci farà giustamente da resistenza e probabilmente faremo anche un bel touché sull'inverso con T-1 inverso A, T-1 inverso B, T-1 inverso C che chiudono il T più 1I e spinta giù e ciaone, parte il nuovo trimestrale. In caso contrario, qual è l'esito che invece ci aspettiamo? Esattamente il contrario. Cioè l'opposto, entro 3 giorni, all'arrivo di quell'incrocio, succederà ciò che noi spesso abbiamo definito la derivata prima positiva, cioè il prezzo andrà sopra la coda, correrà per andarci sopra e non scenderci più sotto, non trovare nessuna resistenza, ma trovare supporto sulla stessa e permettere alle medie cicliche, anche qualora dovessero leggermente andare a crossare, di poi allargarsi, trovare la derivata e quindi riaprirsi a ventaglio. Perché? Perché sostanzialmente il trimestrale inverso non sta partendo da qui, ma partirà sul prossimo picco o qualunque cosa partirà sull'inverso non sarà certo dal top del 21 luglio. Ciò è qualcosa che voi potete monitorare in maniera oggettiva, semplice e diretta e soprattutto sapendo esattamente anche le tempistiche con le quali questo succede. Non c'è nessun altro posto, ragionamento o tecnica che vi permetta di fare una roba del genere. Poi non significa necessariamente che questo è la verità di ciò che succede o è una previsione, ma è un piano semplice, dettagliato e funzionale. A che cosa? A entrambe le nostre possibili operatività, sia a long qualora noi volessimo tradare questa inibizione delle medie cicliche, che sostanzialmente è una sorta di orologio del director amplificato, o qualora noi volessimo approfittare di questo cross per tradare appunto primo touché sul T+1 inverso, BC giù, giù per il nuovo trimestrale. Apritevi semplicemente questo grafico e per i prossimi 2 giorni, che voi siate in montagna, al mare, al lago, al fiume o siate in mezzo al traffico, avete con un unico colpo d'occhio e due unici strumenti e un unico software la possibilità di guardare tutto questo con una comodità e una semplicità disarmante. Ovviamente prima che ciò accada, cioè nei 3 giorni, noi faremo altre routine, anche domani alle 13 come ogni giorno vi aspetto assieme per fare l'analisi su Bitcoin attraverso il CycleStick e i nostri fantastici strumenti. Io vi auguro un ottimo slow trading e vi auguro di non esagerare mai con la vostra leva, la vostra size. Venite a partecipare a Maestro e a Ora Sacra perché vi allenano, vi insegnano, vi plasmano, vi temprano, anche dandovi dei bei premi. Complimenti a chi già partecipa e ci vediamo domani. Grazie di aver partecipato e buon slow trading a tutti dal director. Ciao ragazzi.